Come avrete intuito dall'introduzione, oggi andremo a fare una bellissima recensione di questa fantastica Duoz F26. È dotata di due motori brushless da 750 watt, uno al posteriore e uno all'anteriore. Mi sono veramente divertito durante la recensione perché provare una bici con 1500 watt è un'esperienza che vi consiglio di provare almeno una volta nella vita. E grazie ai super ruotoni da ben 26 pollici di diametro e 4 pollici di spalla riuscirete a usarla in qualsiasi condizione, sterrato, erba alta, in mezzo al bosco, senza avere nessun tipo di problema, e dopo la andremo a testare anche nelle salite più ripide. Vi informo anche che è dotata di clacson come i motorini, porta USB per ricaricare direttamente il vostro smartphone mentre siete in viaggio, ed è anche dotata della bellissima app Duoz, perché avendo una connessione Bluetooth la potrete collegare e gestire direttamente dal vostro cellulare. E se alla fine vi sarete anche voi innamorati di questa fantastica Duoz F26, vi ho lasciato il link diretto per poterla acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. E ora mettetevi comodi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e partiamo con la recensione. Qua c'è il mega ruotone anteriore dotato di motore da 750 watt e gli altri pezzi da montare sono il portapacchi posteriore, il parafango anteriore, l'acceleratore per chi vuole montarlo per usarlo nel fuoripista, un'utilissima pompetta per gonfiare le gomme, l'alimentatore per caricare la batteria, un utilissimo portacellulare impermeabile che si può attaccare direttamente nel manubrio, due paia di chiavi così se ne perdete una ne avete una di scorta, i pedali, i cutter infrangenti e tutta l'attrezzatura per il montaggio. Come prima cosa andiamo a montare i pedali per poi andarli a stringere con la chiave data in dotazione. E ora è il momento di fissare il parafango posteriore, e per fare ciò vi basterà svitare queste due viti posteriori, una nel lato destro e una nel lato sinistro, infilare il braccetto del parafango per poi andarle a riavvitare. Portapacchi posteriore, in questo caso vanno svitate 4 viti, la prima che si trova sotto al sellino e l'altra che è esattamente sopra rispetto a quella che abbiamo avvitato prima. Vi consiglio di non stringere subito da un lato, ma di bilanciare il serraggio avvitando gradualmente da entrambi i lati. E ora ripetiamo l'operazione dall'altra parte. È il momento di andare a fissare il manubrio. Come prima cosa dobbiamo svitare queste 4 viti, trovate l'inclinazione corretta dei freni e della pulsanteria, andate a rifissarlo nuovamente. Ed ecco l'ultima, e abbiamo completato anche questo passaggio. E ora è il momento di installare il display LCD. Va fissato esattamente dove c'è il portamanubrio, con un fermo nella parte destra e uno nella parte sinistra. Ormai siamo quasi alla fine, ci manca solo il faro, la ruota anteriore e il parafango anteriore. E ora andiamo a montare il mega ruotone anteriore. Dobbiamo svitare i fermi sia a destra che a sinistra per poi farlo passare all'interno della frocella. Mi raccomando, state attenti che il disco deve essere posizionato dalla parte corretta, ossia nello stesso braccio dove è presente la pinza. E una volta inserita nella forcella, in ordine dovete mettere il primo fermo, la reparella per tenerla compatta, per poi concludere andando ad avvitare il dado. E ora è il turno del mega LED anteriore e del parafango, che vanno installati esattamente in questa vite. Per montarlo in maniera semplice, da un lato andate a bloccare il dado con la guarnizione con la chiave data in dotazione e dall'altra lo andate a avvitare. Come per il portapacchi posteriore vanno svitate queste due vite laterali per poi inserire la stina e andarle a riavvitare. E andate a replicare il procedimento dall'altra parte. Devo dire che questo kit di multichiavi è veramente molto comodo e pratico, mi sa che lo utilizzerò molto spesso anche finita la recensione. E ora andiamo a collegare tutti i cavi e seguite le due freccettine, così farete sicuramente centro al primo colpo. Se invece volete montare anche l'acceleratore, vi basterà staccare questo tappino e sotto ci sarà il connettore di colore giallo, esattamente lo stesso colore dell'acceleratore. Vi basterà smontare la manopola, inserire l'acceleratore e montare l'altra manopola in dotazione di misura ridotta. E ora finiamo il cablaggio con i due connettori della luce posteriore, e mi raccomando, orientatevi sempre con le freccettine. E ultimo ma non per importanza, andiamo a fissare tutta la parte del cablaggio direttamente con le fasce stringicavo. E ora andiamo ad analizzare nel dettaglio le caratteristiche di questa fantastica Duoz F26, a partire dalle due ruote titaniche da ben 26 pollici di diametro e 4 pollici di spalla, che vi permettono di poterla utilizzare praticamente in qualsiasi condizione: ghiaia, erba, sterrato, boscaglia, praticamente deve ancora nascere un terreno per metterla in difficoltà. E grazie anche al doppio motore brushless riesce a raggiungere una potenza massima di 1500 watt, che gli permettono di poter scalare delle salite fino al 40
5% di pendenza. Per quanto riguarda la coppia, è dotata di ben 65 Nm a motore, per cui un totale di 130 Nm, una delle biciclette più potenti che abbia recensito sul mio canale. E la cosa interessante è che grazie a questo tastino potete anche decidere se utilizzare tutti e due i motori oppure utilizzare solamente quello posteriore. Per cui se siete in pianura e non volete consumare ulteriormente la batteria, vi consiglio di usare solo il motore posteriore, così da aumentare la durata dell'autonomia, anche se normalmente ha già un'ottima autonomia, perché riuscirete ad andare in modalità assistita, ossia pedalando per aiutare il motore, oltre i 100-120 km. Invece in modalità full elettrica, utilizzando solamente l'acceleratore, avrete un'autonomia che si girerà intorno tra i 40 e i 60 km. Abbiamo una batteria Samsung per cui massima affidabilità da 48 volt e 20 A, e mi piace veramente tanto perché è completamente integrata nel tubo trasversale del telaio e tra l'altro è completamente estraibile. Vi basterà girare la chiave e spostare questa lavetta laterale per estrarla direttamente dal telaio. E mi raccomando, quando l'acquisterete ricordatevi di controllare se il tastino è posizionato nella posizione 1. E per quanto riguarda i tempi di ricarica, siamo intorno alle 7-8 ore per avere una ricarica completa. È dotata di un doppio freno a disco idraulico, bella anche la pinza di colore rosso che è veramente molto estetica. Per quanto riguarda il disco, abbiamo un disco autoventilante da 160 mm, sia l'anteriore ma anche al posteriore, che si abbina perfettamente ai colori bicolor nero e rosso di queste bike. Per quanto riguarda l'impianto di ammortizzazione, è dotata di una sospensione idraulica all'anteriore e tra l'altro è completamente regolabile, per cui in base alle vostre preferenze e al tracciato su cui testerete queste bike lo potrete regolare a vostro piacimento. Nella parte posteriore non è presente un ammortizzatore, tuttavia è stato inserito un sellino ammortizzato che vi permette di avere, insieme alla morbidezza del sellino, un comfort più che accettabile. E prima di concludere questa carrellata con il manubrio, andiamo a dare un'occhiata al cambio, che è un classico cambio Shimano a 7 rapporti. Come sapete, Shimano è il cambio più diffuso nelle biciclette elettriche, praticamente è leader nel settore e non ho mai riscontrato un salto di marcia anche nelle scalate repentine. E infine, per quanto riguarda il manubrio, abbiamo un bellissimo schermo LCD da oltre 3 pollici. Per aumentare la pedalata assistita vi basterà schiacciare più e meno tastini che sono presenti nel lato sinistro del manubrio. Questo tastino che vedete è il tasto di accensione e spegnimento, 2 ruote attive oppure solo una, il tasto del clacson, sentite la potenza, e questo è il tasto di accensione e spegnimento delle luci. Dall'altra parte troviamo il cambio Shimano. Con questo pulsantino andiamo a aumentare le marce e con questa levetta superiore andiamo a scalare. È anche presente un'utilissima porta USB di ricarica. Adesso vado a caricare direttamente il mio cellulare. Avete visto dallo schermo sta iniziando a caricarsi, per cui veramente un accessorio molto utile, soprattutto se fate scampagnate e magari utilizzate il cellulare come GPS. E ora andiamo a fare un test assieme nel fuoripista con questa fantastica F26. Guardate anche in questo caso che super salita sto facendo, e ora andiamo anche in mezzo al bosco. È veramente una bici che può scalare qualsiasi montagna. Guardate anche qua che salti, ma riesce completamente a salire. Ci sono delle buche veramente enormi, non so che animale ci sia passato, però continuo a fare il giro in mezzo a sta boscaglia. Con una qualsiasi altra bici avrei già sicuramente bucato. È un'esperienza che vi consiglio di fare almeno una volta nella vita, anche perché queste bike sono veramente super potenti. Guardate come si mangia anche le radici dell'albero. Mamma mia, sta sgommando dalla potenza. Devo dire che mi ha impressionato. Ho scalato metà bosco, devo dire che si comporta veramente bene. Adesso facciamo un test di frenata da 30 km/h a 0. Siete pronti? 3, 2, 1, via! Avete visto in meno di 4 secondi da 30 a 0 km/h. E ora facciamo un test di salita. Qua siamo intorno al 20% e riesce a salire tranquillamente in modalità 2 a 15 km/h. Adesso proviamo a mettere modalità 5, beccatevi che boost. Con questa F26 lascerete la fatica direttamente a casa vostra. Tra l'altro questa salita l'avevo fatta con la mia normale mountain bike e veramente non c'è paragone. Ero arrivato in cima che ero praticamente distrutto, invece adesso sto arrivando nel punto più alto che sono veramente fresco come una rosa. E beccatevi l'applicazione dedicata che potete scaricare direttamente sul vostro cellulare. Potete controllare i livelli di potenza e addirittura controllare tutte le informazioni sia sui chilometri totali, il tempo
tempo di utilizzo e anche andare a controllare la percentuale della batteria. Un tocco di classe in più rispetto agli altri brand, le cui e-bike quasi sempre non sono dotate di applicazione. Viene venduta sul sito ufficiale a 1.499 euro, che per le sue caratteristiche, la sua resistenza e soprattutto la sua potenza col doppio motore da 750 watt è veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma non è tutto, perché attualmente è anche in sconto con un coupon di 100 euro e altri 70 euro di sconto inserendo il codice Lucatache, pagandola così in totale solamente 1.329 euro. Per cui se state cercando una bicicletta super potente, resistente e che sia perfetta in qualsiasi terreno, io vi consiglio di sfruttare questa promozione prima che scada nei link che vi ho lasciato nel primo commento e nella descrizione di questo video. Ciao!